Amici del pallone sotto la mole, buona giornata, buon inizio di settimana. Allora parliamo subito della nostra Juventus, perché abbiamo tanta carne al fuoco. 2 giornate di campionato, 2 giornate importanti, 2 giornate che a essere onesti, e bisogna subito farla come premessa, non sono state 2 partite a Cremona e allo Stadium contro l'Udinese che sicuramente passeranno agli annali, che non passeranno sicuramente come partite da ricordare, ma sono partite che ci hanno portato alla vittoria, quello che era più importante, quello che serviva. La partita di Cremona era importante perché a distanza di quasi 2 mesi, l'ultima prestazione era stata contro la Lazio il 13 di novembre, quindi diverse giornate, diversi giorni sono passati da allora e c'era molta curiosità di vedere come avrebbe reagito la squadra. La squadra ha reagito bene, quindi su questa partita è giusto, è bello soffermarsi un pochino. Innanzitutto abbiamo una novità, nel senso che la media dei giocatori in campo era per la prima volta dopo tanto tempo sotto i 26 anni, quindi quella linea verde di cui si parlava, di cui ne abbiamo già discusso nei precedenti video, è stata attuata molto rapidamente, e i giocatori in campo giovani che c'erano, bisogna ricordare Gatti, bisogna ricordare Solé ha fatto un salto doppio, perché dall'Under 23 alla prima squadra, Miretti, Fagioli. Poi nel secondo tempo ha trovato spazio anche Ealing Junior, ma di questi giocatori è giusto soffermarsi un attimo per dire questo, che innanzitutto sono al primo anno di Serie A, è il loro primo anno di Serie A e non è una cosa da poco. Hanno fatto, in riferimento a gente come Solé, come Miretti, come Fagioli, anche giocate importanti, hanno fatto delle giocate che hanno dimostrato personalità. Gatti, mi è piaciuto l'atteggiamento che ha avuto Danilo nei suoi confronti, quando durante la partita, sto parlando sempre di Cremona, si è rivolto a lui dicendogli chiaramente che un passaggio, una giocata che ha fatto avrebbe potuto farlo in maniera diversa. Questo è bello, questo è importante, quel mix di giovani e meno giovani ma più esperti che servono a creare una squadra che è il futuro. Questo è stato bello. Gli altri tre giocatori, ragazzi, a me viene in mente Federico Bernardeschi. No, non sono impazzito, però quando io vedo i tiri a giro tentati da Solé, 2, o Miretti, o Fagioli, la giocata che ha avuto Solé, che si è liberato di un difensore della Cremonese con un colpo di tacco e poi ha smarcato un suo compagno di squadra. Perché mi viene in mente Federico Bernardeschi? Mi viene in mente perché Federico Bernardeschi va via dalla Juventus e dice: alla Juve mi dicevano di non rischiare la giocata. Caro Federico Bernardeschi, tu hai avuto 3 allenatori. Allegri il primo anno, poi hai avuto Sarri, poi hai avuto Pirlo, poi hai di nuovo avuto Allegri. Se questi allenatori ti dicevano non rischiare la giocata, che tradotto vuol dire gioca facile, non la rischiare la giocata, perché tanto non ti riesce, perdi palla e noi rischiamo una ripartenza che può portarci a subire un gol, perché nessun allenatore di una squadra di calcio dirà mai a un giocatore non la rischiare la giocata. Se glielo dice, perché capisce che non gli riesce, perché capisce che non creerebbe problemi al gruppo, quindi ti dice la cosa più facile: gioca facile.
Questa era una considerazione che mi è venuta da fare nel momento che ho visto questi ragazzi in campo. Per quello che riguarda invece Udine, la partita allo Stadium contro l'Udinese non è stato un grandissimo primo tempo. L'Udinese ha giocato molto bene il primo tempo perché ha fatto un pressing molto alto, attaccava i portatori di palla, ci ha messo in difficoltà non creando particolari occasioni, no, ma ci ha messo in difficoltà impedendoci di giocare. La Juve nel secondo tempo è poi cambiata. Gli ingressi di Paredes, io l'ho sempre criticato perché prima del mondiale e anche durante il mondiale non mi era mai piaciuto. I due spezzoni di gara che ha fatto sia con Cremonese che con l'Udinese sono stati due buoni spezzoni di gara. Non ci dimentichiamo che il gol di Danilo, noi esaltiamo tutti la giocata, l'assist di Chiesa è giusto, però Paredes gli ha dato una gran palla a Chiesa. E quindi se questo è il day after, il modo di ricominciare la stagione di Leandro Paredes, ben venga, speriamo. E il Fideo le giocate le sa fare, è un campione. I suoi 60-70 minuti con l'Udinese però non sono una cosa che possono passare come grandissima partita, no. Adesso venerdì ce n'è un'altra importante contro il Napoli al Maradona, e lì sei un campione, lì devi essere tu a trascinare la squadra, devi essere tu a trascinare la squadra. Sarà una partita importante, sicuramente non decisiva, ma importante. Ma adesso vorrei parlare a voi amici anti-juventini. Ma scusate, voi non eravate quelli che dicevate che le vicende giudiziarie non potranno non incidere sul rendimento della prima squadra? Lo spogliatoio andrà in crisi, ci saranno inevitabilmente delle ripercussioni perché i problemi giudiziari non possono passare inosservati. E al momento vi dovete ricredere. La squadra, pur, ripeto, non facendo prestazioni che sono da ricordare nella storia, certo, pur non facendo partite che rimarranno negli annali, ha vinto. Poi siamo già a 8 partite senza subire gol. Poi c'è un'altra considerazione da fare per voi amici anti-juventini. È vero il fattore C, perché quando segni nei minuti di recupero o dopo l'80° è inevitabile, una dose di fortuna ce l'hai. Però c'è anche da dire un'altra cosa che a voi non vi piace, e cioè che sta ritornando quel fino alla fine. La Juventus sta ritornando a giocare fino alla fine. Allegri che sbraita nei minuti di recupero nella sfida contro l'Udinese, poi spiega nel dopogara perché c'era un discorso di tensione, perché era quella tensione sana, agonistica, no? Quella cosa da dire bisogna portare a casa il risultato, certo, però ha anche poi spiegato nell'intervista, nei minuti di recupero dopo il gol siamo stati bravi perché l'Udinese non l'abbiamo mai più portato in area di rigore, non ha mai più fatto nulla. Quindi noi siamo contenti perché stiamo andando, abbiamo trovato quel binario, abbiamo trovato quella strada giusta che ci deve portare all'obiettivo, e non mi stancherò mai di dirlo. Qual è il nostro obiettivo? Vincere. Questo è. Il nostro obiettivo è vincere. Ragazzi, dico, altre cose non ce ne sono. Volendo si potrebbe parlare, visto che ci sono state 2 giornate,
dei risultati delle nostre avversarie. C'è stato qualche risultato in queste 2 giornate che ci ha favorito, ma perché parlarne? Cosa vi ho sempre detto negli altri precedenti video? Noi la nostra energia, la nostra forza, la nostra concentrazione deve rimanere solo ed esclusivamente sulla Juventus. Noi tifiamo una squadra sola, che è la Juve. Noi non cambiamo squadra di settimana in settimana. Ah, qual è l'avversario della Juve? Ah, io questa settimana tifo per questo. No, noi tifiamo una squadra sola. E quindi di cosa fanno le altre non ci deve interessare, non ci deve preoccupare. Noi andiamo avanti per la nostra strada, a testa alta e convinti così. Le beghe giudiziarie al momento mi sembra che non abbiano inciso sul rendimento, sulle prestazioni della prima squadra. Vedremo che cosa succederà in seguito. Che cosa vi potrete inventare ancora in seguito, no? Ci sarà qualcosa, cioè se non va bene questa cosa qua, ci saranno, spererete nella giustizia sportiva, no? Ma continuate a sperare, Noi continuiamo ad andare avanti per la nostra strada senza problemi.